Sai chi era Michelangelo? Forse già conosci il David o la Cappella Sistina, ma conosci le curiosità più incredibili sulla vita di questo artista? Oggi ti propongo un esercizio di ascolto sulla storia di Michelangelo. Ascolta con attenzione, perché faremo anche degli esercizi insieme. Ciao, sono Maria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi facciamo un'attività di ascolto di livello A2 B1 sulle opere e la vita di Michelangelo. Ma prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al mio canale per non perderti i prossimi video. Ora passiamo all'esercizio. Prima di ascoltare la vita di Michelangelo, ti voglio insegnare alcune parole che sono presenti nell'ascolto e che forse non conosci. Vedremo insieme 7 parole ed espressioni nuove. La prima è Rinascimento. Il Rinascimento è un periodo storico molto importante per l'Italia, che va dal 1400 al 1500. In questo periodo l'arte italiana rinasce perché si ispira all'arte antica. Gli artisti più famosi del Rinascimento sono Michelangelo, Leonardo da Vinci e Raffaello. La seconda espressione è questa: a sua immagine. Questa espressione significa uguale a lui o a lei, qualcosa che assomiglia a lui o a lei. Ad esempio, nella Bibbia si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine. 3. Caratteraccio. È un carattere difficile, non facile. La parte finale, accio, è un suffisso che rende una parola negativa. Quindi caratteraccio significa un brutto carattere. Ad esempio, posso dire: mio fratello ha un caratteraccio. Si arrabbia per niente. 4. Litigare. Significa discutere con qualcuno. Quando siamo arrabbiati con questa persona. Ad esempio, ieri ho litigato con un collega a causa di un errore. 5. Un pugno. Un pugno è il gesto di colpire qualcosa con una mano chiusa, come questa. Ad esempio, ho dato un pugno al tavolo perché ero molto arrabbiato. 6. Vendicarsi. Significa fare qualcosa di negativo a qualcuno perché questa persona ha fatto qualcosa di negativo o di brutto a noi. Ad esempio, non mi ha invitato alla festa. Così mi sono vendicato e non l'ho invitato alla mia. 7. Restauro. È il lavoro di riparare e pulire un'opera antica e farla tornare come l'originale. Ad esempio, il museo è chiuso per il restauro di alcuni quadri. Ora ascoltiamo un breve testo che parla di Michelangelo, della sua vita e delle sue opere. Ascolta bene, perché dopo faremo alcuni esercizi insieme.
Michelangelo Buonarroti nasce nel 1475 a Caprese, in Toscana, e muore a Roma nel 1564, quando ha quasi 89 anni. È scultore, pittore, architetto e anche poeta. Insieme a Leonardo da Vinci e Raffaello è considerato il più grande artista del Rinascimento. Michelangelo ama rappresentare il corpo umano. Per lui il corpo nudo non è scandaloso, perché dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Per questo, nelle sue opere, ci sono tanti corpi nudi. Il corpo giovane e forte del David, il corpo morto di Cristo nella pietà, i corpi di Adamo e di Dio nella Cappella Sistina e i corpi di quasi 400 persone nel giudizio universale. Il David è una delle sue opere più famose. È una statua altissima, più di 5 metri, compresa la base della statua. Michelangelo la scolpisce quando ha solo 25 anni e per farlo usa un unico blocco di marmo di Carrara. Oggi il David si trova a Firenze, nella galleria dell'Accademia. Un'altra sua scultura molto famosa è la Pietà, che si trova invece nella Basilica di San Pietro a Roma. Questa è l'unica opera firmata da Michelangelo. Secondo la leggenda, alcune persone pensano che la statua sia di un altro scultore e che Michelangelo, arrabbiato, abbia scritto il suo nome sulla fascia del vestito di Maria. La storia ci dice che Michelangelo ha anche un caratteraccio, cioè un carattere difficile. Un giorno litiga con lo scultore Pietro Torrigiani, che gli dà un pugno e gli rompe il naso. Anni dopo, quando dipinge il Giudizio universale nella Cappella Sistina, un uomo del Papa, Biagio da Cesena, critica il quadro. Dice che ci sono troppi corpi nudi. Michelangelo si vendica e dipinge Biagio nell'inferno, con le orecchie di un asino. Dopo la morte di Michelangelo, un altro pittore, Daniele da Volterra, modifica quest'opera di Michelangelo, coprendo i corpi nudi dell'affresco con delle stoffe dipinte. Per questo Daniele da Volterra è chiamato il braghettone. Solo nel 1980, con un grande restauro, molti corpi della Cappella Sistina tornano nudi, come li aveva dipinti Michelangelo. Ora facciamo insieme 2 esercizi sull'ascolto che hai appena ascoltato. Il primo esercizio è un vero o falso. Ti leggo delle frasi e dovrai decidere se sono vere o false. Ti do un po' di tempo per completare l'esercizio e poi ascolterai un'altra volta la storia di Michelangelo. Le frasi sono queste. 1. Michelangelo nasce e muore nella stessa città. 2. Il David è scolpito con un unico blocco di marmo. 3. La Pietà è firmata da Michelangelo. 4. Biagio da Cesena
ammira il giudizio universale. Ascoltiamo di nuovo la storia di Michelangelo. Michelangelo Buonarroti nasce nel 1475 a Caprese, in Toscana, e muore a Roma nel 1564, quando ha quasi 89 anni. È scultore, pittore, architetto e anche poeta. Insieme a Leonardo da Vinci e Raffaello è considerato il più grande artista del Rinascimento. Michelangelo ama rappresentare il corpo umano. Per lui il corpo nudo non è scandaloso, perché dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Per questo, nelle sue opere, ci sono tanti corpi nudi. Il corpo giovane e forte del David, il corpo morto di Cristo nella pietà, i corpi di Adamo e di Dio nella Cappella Sistina e i corpi di quasi 400 persone nel giudizio universale. Il David è una delle sue opere più famose. È una statua altissima, più di 5 metri, compresa la base della statua. Michelangelo la scolpisce quando ha solo 25 anni e per farlo usa un unico blocco di marmo di Carrara. Oggi il David si trova a Firenze, nella galleria dell'Accademia. Un'altra sua scultura molto famosa è la Pietà, che si trova invece nella Basilica di San Pietro a Roma. Questa è l'unica opera firmata da Michelangelo. Secondo la leggenda, alcune persone pensano che la statua sia di un altro scultore e che Michelangelo, arrabbiato, abbia scritto il suo nome sulla fascia del vestito di Maria. La storia ci dice che Michelangelo ha anche un caratteraccio, cioè un carattere difficile. Un giorno litiga con lo scultore Pietro Torrigiani, che gli dà un pugno e gli rompe il naso. Anni dopo, quando dipinge il Giudizio universale nella Cappella Sistina, un uomo del Papa, Biagio da Cesena, critica il quadro. Dice che ci sono troppi corpi nudi. Michelangelo si vendica e dipinge Biagio nell'inferno, con le orecchie di un asino. Dopo la morte di Michelangelo, un altro pittore, Daniele da Volterra, modifica quest'opera di Michelangelo, coprendo i corpi nudi dell'affresco con delle stoffe dipinte. Per questo Daniele da Volterra è chiamato il braghettone. Solo nel 1980, con un grande restauro, molti corpi della Cappella Sistina tornano nudi, come li aveva dipinti Michelangelo. Hai controllato le risposte? Ecco le soluzioni. 1. Michelangelo nasce e muore nella stessa città. È falso. Nasce a Caprese e muore a Roma. 2. Il David è scolpito con un unico blocco di marmo. È vero. La Pietà è firmata da Michelangelo. Vero. È l'unica opera firmata da Michelangelo. Il suo nome è sulla fascia del vestito di Maria. Biagio da Cesena ammira il giudizio universale. È falso. Biagio da Cesena critica quest'opera.
Se vuoi controllare le tue risposte, ti consiglio di scaricare la trascrizione dell'audio. Ti lascio un link per scaricare la trascrizione in descrizione al video. Ma prima di lasciarci facciamo un altro esercizio. Questa volta ti faccio delle domande sul testo e ti darò un po' di tempo per rispondere. Le domande sono queste. 1. Quanti anni ha Michelangelo quando scolpisce il David? 2. Dove si trova oggi il David? 3. Perché Daniele da Volterra si chiama il braghettone? Ora rispondi alle domande e se non ricordi qualcosa, puoi sempre tornare indietro nel video e riascoltare il racconto un'altra volta. Ecco le risposte. 1. Quanti anni ha Michelangelo quando scolpisce il David? Ha 25 anni. 2. Dove si trova oggi il David? A Firenze, nella galleria dell'Accademia. 3. Perché Daniele da Volterra si chiama il braghettone? Perché copre i corpi nudi del giudizio universale con dei vestiti. Da qui il nome braghettone, perché questi vestiti erano delle braghe dipinte, come dei pantaloni. Oggi hai imparato qualcosa di più su Michelangelo e spero che questa storia sia stata interessante per te. Ricordati che se vuoi puoi scaricare la trascrizione completa del video tramite il link che ti lascio in descrizione. Puoi rileggere questa storia e scoprire delle parole che magari ascoltando solamente non hai capito. Se hai delle domande sul video di oggi, lasciami un commento qui sotto e se ancora non l'hai fatto, metti mi piace ed iscriviti al mio canale. E noi ci vediamo nella prossima lezione.